Ok, vogliamo risolvere questo esercizio, quindi cosa dobbiamo fare? Partiamo dal primo blocco, da questa parentesi qui, e proviamo a risolverla. Noi dobbiamo andare a fare i numeri con i numeri e poi le lettere con le lettere. Quindi all'inizio abbiamo 2 terzi diviso meno 4 quindicesimi. Come si fa questa cosa? Si va a riscrivere il 2 terzi. E poi quando ho una frazione che viene divisa da un'altra frazione, che cosa si fa? Si prende la seconda frazione e la scrivo ribaltata rispetto al suo ordine naturale. Quindi se ho 4 quindicesimi, quella ribaltata è 15 quarti. Quindi però non scrivo più diviso, ma devo scrivere per. Quindi questo è come si va a risolvere una frazione di frazione, ossia si lascia la prima frazione così come sta, non l'ho cambiata per niente, mentre la seconda l'ho rigirata. Poi però da notare che era presente un segno meno. Che cosa ci faccio con questo segno meno? Lo vado ad anteporre a tutto, perché meno per più fa meno. In questo modo mi sono sistemato la frazione. Poi che cosa rimane da fare? Rimane da fare x alla sesta diviso x alla quarta. Qui entro in gioco le proprietà delle potenze. Devo fare 6 meno 4 semplicemente. Quindi avrò x al quadrato. Stesso discorso per quanto riguarda y alla quinta diviso y alla quarta. Proprietà delle potenze devo solo fare 5 meno 4 1. Siccome è 1, anziché scriverlo in testa alla y lo posso anche omettere. E sono riuscito a sistemare il primo blocco, che comunque ha bisogno ancora di altri conti, di altre semplificazioni. Ad esempio posso andare a semplificare il 15 con il 3, qui rimane 1, qui rimane 5. Posso andare a semplificare il 2 con il 4, qui rimane 1, qui rimane 2. Allora che cosa rimane in totale? Sopra mi rimane 5, sotto mi rimane 2. Il segno meno rimane sempre e vado poi a ricopiare la x e la y. Bene, così facendo siamo riusciti a risolvere il primo blocchetto. Ora quanti ne rimangono? Ogni volta che c'è una somma c'è un blocco, quindi questo sarà tutta una cosa, questa tutta una cosa e quest'altra tutta un'altra cosa, che dobbiamo andare a risolvere separatamente. Andiamo a risolvere questo qui. Questo è molto semplice, abbiamo meno per meno per meno, quindi meno per meno fa più, quindi possiamo semplificarne 2, si distruggono tra di loro, mi rimane un segno meno. Quindi avrò meno 2. Ora la x moltiplica l'altra x, quindi x per x fa x alla seconda. Proprietà delle potenze è come fare 1 più 1, 2. Ecco perché esce x al quadrato. La y rimane da sola perché non ci sono altre y da moltiplicare. Poi andiamo ad analizzare quest'altro blocchetto. Ho da fare i numeri con i numeri, quindi ho 2 che va a moltiplicare meno 3. 2 per 3 fa 6, col segno meno davanti diventa meno 6. X per x fa x alla seconda e poi mi rimane la y di nuovo che sta da sola. Per finire mi rimane questo meno 3 mezzi x al quadrato y che rimane così come sta perché è già semplificato. Quindi cos'è che mi rimane? In totale quello che mi rimane è questo pezzo e questi altri due. Come vado ad abbinarli insieme? Ho meno 5 mezzi e meno 3 mezzi. Cosa posso farci con questi? Allora vediamo che innanzitutto in ogni pezzo compare x quadro y, x quadro y, x quadro y, x quadro y. Quindi che cosa ci faccio con questo x quadro y? Lo posso mettere in evidenza a fattor comune. Quindi ho x al quadrato y. Dato che ho raccolto questo, devo un attimo vedere cosa mi rimane. In sostanza mi rimane il meno 5 mezzi, perché se ho raccolto x al quadrato y, quello non c'è più. Quindi mi rimane solo il meno 5 mezzi. Poi di questo coso qui mi rimane semplicemente meno 2, di quest'altro mi rimane semplicemente meno 6 e di quest'ultimo mi rimane semplicemente meno 3 mezzi. E poi la mia parentesi si va a chiudere. Ora perché sono andato ad abbinare questi due? Perché abbinando questi due i miei conti si semplificano di parecchio, perché altrimenti io dovrei fare un minimo comune multiplo per tutti. Invece la furbizia sta nell'andare ad abbinare questi due, perché hanno già il minimo comune multiplo fatto. E allora che cosa succede se faccio meno 5 mezzi meno 3 mezzi? Che praticamente, essendo che hanno già la stessa frazione, basta fare meno 5 e meno 3. Meno 5 e meno 3 mi danno in totale meno 8.
8, quindi avrei meno 8 mezzi, ma facilissimo, 8 diviso 2 fa 4, quindi in totale questi qui mi danno semplicemente un meno 4. E allora io questa parentesi qua la posso riscrivere facilmente come x al quadrato y, ci metto il meno 4 mi era dato semplicemente, ricordo, dalla somma di questo con questo, rimane da sommare meno 2 e meno 6, quindi ci vado ad aggiungere questo meno 2, questo meno 6, chiudo la mia parentesi, vado ad abbinare prima questi due adesso perché 4 e 6 fa 10, quindi lo faccio subito, con il 2 arrivo a 12, siccome tutti hanno un segno meno, allora sarà poi meno 12, quindi uguale meno 12 x al quadrato y, e questo qui dovrebbe essere proprio il nostro risultato. Controlliamo, sì, abbiamo meno 12 x al quadrato y, e quindi tutto l'esercizio sarà semplicemente questo.